Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Oggi prepariamo insieme dei favolosi calzoni al forno farciti con ricotta e melanzane. Una vera delizia. Cosa dire di più? E allora iniziamo subito questa semplice e buona preparazione e mi raccomando, non saltate i passaggi per avere un ottimo risultato. E come dico sempre, adesso iniziamo. La prima cosa da realizzare è l'impasto per la pizza. Io sto utilizzando la planetaria, ma se voi non avete questo accessorio potete tranquillamente lavorarlo a mano, è un semplice impasto. Quindi iniziamo mettendo nel cestello l'acqua, il lievito. In questo caso sto utilizzando del lievito secco, ma se voi volete potete utilizzare tranquillamente anche quello fresco, quello che avete a disposizione. Poi vi darò le dosi giuste sia del lievito fresco che di quello secco, ok? Quindi versiamo all'interno e faccio riposare un pochino. Aggiungo anche l'olio. Dopo qualche minuto il lievito si è sciolto nell'acqua e adesso inizio a versare la farina. Ne metto prima un po' e vado a mescolare. Mescolato bene, unisco l'altra farina così e comincio a far lavorare l'impasto fino ad assorbire tutto il liquido. L'impasto ha preso corpo, come vedete, e a questo punto aggiungo il sale e lascio lavorare l'impasto fino a che non si incordi del tutto, cioè quando si staccherà dalla parete della planetaria e diventerà liscio e compatto. Ed ecco qui, dopo 10 minuti di lavorazione a velocità medio-alta, abbiamo ottenuto un impasto morbido, liscio e compatto. Metto un po' di farina sul piano da lavoro. Prendo l'impasto, come vedete è morbido, anche un po' appiccicoso, però questo è normale perché l'impasto è molto idratato, quindi non vi spaventate. Adesso lascio riposare l'impasto coperto per 20-30 minuti. Dopo 20 minuti di riposo il panetto si è rilassato ed ha iniziato la lievitazione. Adesso non ci resta che preparare i panetti piccolini, quindi facciamo così, mettiamo da parte il panetto e prepariamo dei panetti di circa 100 grammi. Adesso io vado a pesare, 88, ok. Preparato la dose giusta, poi naturalmente potete farli più piccoli o più grandi come voi preferite. Andiamo a piegare un po' su se stessa il panetto in questo modo e andiamo a pirlare.
Ed ecco qui la nostra bella pallina, il nostro bel panetto. E lo mettiamo qui su una teglia con carta da forno. E continuiamo con tutti gli altri. I panetti sono pronti, metto un po' di farina in superficie, questo serve per non far attaccare poi la pellicola che metterò. E quindi copro con la pellicola. E lascio lievitare fino al raddoppio del volume. Per accelerare un po' la lievitazione possiamo mettere il contenuto nel forno a luce accesa e forno spento, mi raccomando. Così in questo modo facciamo lievitare un po' più in fretta. Intanto che i panetti lievitano, prepariamo il ripieno. Quindi iniziamo col tagliare a tocchetti piccoli una bella grossa melanzana. In una padella con olio abbondante friggiamo le melanzane. Nella stessa padella metto un goccino d'olio, poco. Ungo la padella. Aggiungo una fettina d'aglio, faccio profumare l'olio e unisco della polpa di pomodoro. Naturalmente se avete del sugo già pronto va bene lo stesso. Quindi adesso io faccio cuocere per qualche minuto e ristringere il sugo. Metto un po' di sale, continuo un po' la cottura. Dopo 2-3 minuti di cottura elimino l'aglio e aggiungo le melanzane. Lascio insaporire per qualche minuto. Dopodiché spengo la fiamma e lascio raffreddare. Ho preparato in una ciotola la ricotta fresca. Adesso con una forchetta l'ammorbidisco. Un po' di sale e un po' di pepe. E alla ricotta aggiungo le melanzane e mescolo il tutto. E il ripieno è pronto. Dopo un'ora e mezza di lievitazione i panetti sono super lievitati. E non ci resta che farcire e preparare i calzoni. Prendiamo la nostra pagnottella, infarino un po' le mani e non faccio altro che stendere in questo modo, vedete? Quindi allargare con delicatezza. Ecco, vedete com'è bella morbido, un pasto morbido, setoso, bellissimo. Steso l'impasto, mettiamo all'interno una bella cucchiaiata di farcitura. Aggiungo i pezzetti di provola o formaggio a vostro piacere, quello che più vi piace.
e chiudo in questo modo. Con i rebbi di una forchetta andiamo a sigillare. E il nostro calzone è pronto. E continuiamo con tutti gli altri. Punzecchiamo con i rebbi di una forchetta i nostri calzoni e spendelliamo la superficie con un poco d'olio, un filino d'olio, così. E a questo punto non ci resta che infornare. A dopo. I calzoni sono usciti dal forno, li ho infornati a 230 gradi per 25 minuti, forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate di qualche grado la temperatura e poi, come dico sempre, ognuno conosce il proprio forno, quindi regolatevi di conseguenza. Ed ora non ci resta che farvi intiepidire e gustare questa meraviglia. Che dire amici, sono un vero spettacolo da vedere e da mangiare, quindi vi consiglio di provare. E con questo io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima ricetta e come dico sempre vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.